Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo a guardare il rider Fera introdotto in questa settimana in questo evento, primo rider capace di aggiungere oltre il bonus, i vari bonus sui vari draghi, capace di aggiungere anche una spell, in questo caso una spell specifica che ovviamente va a coprire lo slot in cui normalmente andiamo ad inserire le varie spell aggiuntive. Ramo che sarà come praticamente gli altri rami introdotti fino ad ora per quanto riguarda costo e contenuto. Infatti costerà 37.000 sigilli, all'interno troveremo 6 chiavi, 2 ascension token e vari ritratti, così come è stato sempre nei rami dei rider. La magia aggiuntiva invece è una magia blu a costo di azione di un attacco di rabbia che ci consente di curare il drago del 23% degli HP in 4 secondi di tempo, con un cooldown di 3 secondi, cooldown che inizialmente è di 6 secondi, poi portando il rider ad esperto possiamo andare ad aggiungere poi nell'addestramento uno slot che ci consente di ridurre questo cooldown da 6 a 3 secondi. Nel caso in cui andremo a inserire il rider con un drago che ha già una spell appunto simile a quella del rider, quindi che va a curare comunque il drago, il rider potrà essere comunque inserito, però ovviamente la spell del rider non verrà resa appunto disponibile, poiché appunto andrà in conflitto con quella già presente nel drago. Quindi in questo caso avremo quindi come per esempio con Ueso, se andiamo a inserire il rider con Ueso che ha già un'abilità per curarsi, avremo questo messaggio in cui appunto ci avvisa che la spell del rider va in conflitto con il drago. Andiamo adesso a vedere i vari bonus che potremmo avere a seconda dell'addestramento sulle varie classi di drago. Per quanto riguarda il cacciatore abbiamo un più 27% attacco, 5% HP, una munizione e 10% di rabbia, bonus che per un cacciatore è comunque sia considerevole, sopra la media per quanto riguarda appunto i cacciatori, i vari rider per cacciatori. Abbiamo anche una munizione e un 10% di rabbia, un 27% di attacco che è un bonus abbastanza alto, quindi un rider che va molto bene per quanto riguarda i cacciatori, magari per quelli che hanno bisogno di più rabbia come gli Alcan dovremo andare comunque poi a compensare e a dare più rune rabbia, però un settaggio per cacciatore abbastanza interessante. Settaggio invece per Invoker che vede un 17% di attacco, 15% di HP, 20% di rigenerazione rabbia. Settaggio ottimo direi per l'Invoker attuale, il Mythic Invoker attuale, ma un po' sconsigliato per quanto riguarda appunto gli altri, perché di solito abbiamo sempre visto fino ad ora Invoker che hanno bisogno più di HP che di attacco, però per quanto riguarda Stelwing sembra essere comunque ottimo anche per il 20% di rigenerazione rabbia e comunque un bonus equilibrato sia per attacco che per HP. Per quanto riguarda invece il settaggio sul guerriero abbiamo un 10% di attacco, 22% HP e 20% di rigenerazione rabbia. Settaggio che comunque magari non è il top per quanto riguarda i guerrieri che hanno bisogno essenzialmente di HP, però abbiamo un più 20% di rigenerazione rabbia che comunque potrebbe far gola per quanto riguarda il Nockmar, il mitico guerriero attuale che pecca molto appunto di rigenerazione rabbia e anche di guarigione, quindi di salute. Ultimo settaggio poi disponibile è quello per Stregone, qui abbiamo praticamente lo stesso bonus che avevamo per il guerriero, quindi 10% attacco, 22% HP e 20% di rigenerazione rabbia. Stesso discorso per quanto riguarda il guerriero su Stregoni che necessitano di montagne di HP
comunque sia, non sembra essere il top come rider, però abbiamo sempre quel più 20% di rigenerazione rabbia che in molti casi potrebbe essere una valida soluzione per alcuni magari stregoni che necessitano comunque di molta rabbia. Dopo aver visto i vari settaggi possiamo anche fare delle considerazioni generali e capire un po' se è un rider che vale la pena comunque prendere o meno. Per quanto riguarda i vari bonus, come abbiamo visto, siamo comunque nella media rispetto comunque ad altri rider. Bonus comunque ottimi e comunque sia sembra un rider praticamente tagliato su misura per quanto riguarda i due mitici di questa season, poiché abbiamo la spell aggiuntiva che ci consente appunto di avere una guarigione, cosa che necessita in maniera particolare Nockmar, che è praticamente sprovvisto di qualsiasi spell del genere ed è proprio un problema di questo drago, oltre al fatto che per quanto riguarda Nockmar non ha anche nessuna spell che gli consente una rigenerazione della rabbia aumentata, quindi avere un rider che gli dà il più 20% di rigenerazione rabbia più una spell che gli consente il recupero della salute è appunto il rider perfetto per questo mitico. Anche per quanto riguarda l'invoker, Stellwing è comunque un rider che fa a caso suo, poiché appunto oltre a dargli anche sempre una rigenerazione di rabbia aumentata, gli consente anche qui di curarsi, cosa che poteva fare solo con il segno di guarigione, la spell che marca le torri e la distruzione fa recuperare rabbia e salute. Quindi rider ottimo per quanto riguarda anche Stellwing, meno per quanto riguarda forse gli invoker in generale, perciò rider consigliato appunto per andare a migliorare le prestazioni di questi due mitici che sulla carta comunque stanno suscitando comunque varie polemiche. Ovviamente poi se comunque un player non ha intenzione di andare a utilizzare o Nockmar o Stellwing assiduamente, sicuramente diventa un rider come gli altri alla fine, quindi in questo caso sarebbe diversa valutazione e magari si potrebbe anche scegliere di non prenderlo e puntare comunque su altri rami che danno comunque magari un altro tipo di risorse. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto. Come sempre, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in modo tale da essere sempre aggiornati, condividetelo con i vostri amici. Se avete domande scrivete nei commenti e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!